Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di Nine Nar Tree. Oggi riassumerò e recensirò il libro. La psicologia dei soldi di Morgan Housel è un'opera che esplora il complesso rapporto tra le persone e il denaro, affrontando le emozioni, le esperienze e le mentalità che influenzano le nostre decisioni finanziarie. Attraverso storie coinvolgenti e analisi illuminanti, Housel invita il lettore a riflettere su come le proprie percezioni e comportamenti nei confronti del denaro possono impattare la propria vita. La narrazione si snoda attraverso diversi temi, offrendo lezioni apprezzabili e senza tempo che vanno oltre le semplici regole finanziarie, mettendo in luce la connessione tra ricchezza, avidità e felicità. Questo libro non è solo per chi desidera migliorare le proprie finanze, è anche per chi cerca di capire meglio se stesso e gli altri attraverso il prisma dell'economia comportamentale. Con un approccio accessibile e coinvolgente, Housel fornisce strumenti utili per affrontare le sfide economiche quotidiane e per costruire una relazione più sana con il denaro. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il denaro è soggettivo. Uno dei concetti fondamentali che Morgan Housel esplora è la natura soggettiva del denaro. Diversi individui hanno approcci, esperienze e significati differenti associati al denaro. Ciò che può sembrare una somma enorme per una persona potrebbe non avere lo stesso valore per un'altra. Questa differenza nella percezione deriva da fattori come la cultura, l'educazione, la storia personale e le esperienze di vita. Ad esempio, qualcuno che è cresciuto in un ambiente di agiatezza potrebbe non dare la stessa importanza al denaro rispetto a qualcuno che ha dovuto superare difficoltà economiche. Housel mette in evidenza come queste esperienze personali influenzino le decisioni finanziarie e creano attitudini verso il rischio, il risparmio e l'investimento. Comprendere che il denaro non è solo una questione di numeri, ma un riflesso delle esperienze di vita, può aiutare a prendere decisioni più informate e consapevoli nel campo delle finanze personali. Secondo, il ruolo delle emozioni nelle decisioni finanziarie. Housel approfondisce come le emozioni influiscano pesantemente sulle nostre decisioni riguardo il denaro. I sentimenti di paura, avidità e insicurezza possono condizionare il comportamento delle persone più di qualsiasi analisi logica. Un tipico esempio è il modo in cui la volatilità dei mercati finanziari può provocare reazioni emotive che portano a vendere o comprare nel momento meno opportuno. L'autore mette in luce le dinamiche psicologiche che guidano queste emozioni e suggerisce strategie per superarle. Ad esempio, raccomanda di avere un piano di investimento ben definito, da rispettare anche nei momenti di turbolenza economica, al fine di minimizzare l'impatto delle emozioni. Housel discute anche il potere della pazienza e della resilienza, sottolineando che il successo finanziario spesso deriva dalla capacità di mantenere la calma e di restare fedeli al proprio piano a lungo termine, piuttosto che dal tentativo di reagire tempestivamente ai cambiamenti di mercato. Terzo, la differenza tra ricchezza e reddito. Un'altra lezione significativa che Housel condivide è la distinzione tra ricchezza e reddito. Molti assumono erroneamente che maggiori introiti equivalgano a maggiore ricchezza, ma questo non è necessariamente vero. La ricchezza si accumula attraverso il risparmio e gli investimenti, mentre il reddito è una misura di quanto si guadagna in un dato periodo di tempo. Housel spiega che chi spende più di quanto guadagna non accumulerà mai vera ricchezza. Inoltre sottolinea che la vera sicurezza finanziaria deriva dalla capacità di risparmiare e investire, piuttosto che dalla semplice acquisizione di reddito. In questo contesto, suggerisce di focalizzarsi sulle spese, sulle abitudini di risparmio e sull'importanza di avere un margine di sicurezza finanziaria, piuttosto che cercare costantemente di aumentare il salario. Questa diversa visione porta a una vita più equilibrata e sostenibile, dove la felicità non dipende esclusivamente dal livello di reddito. Quarto, la fortuna e il tempismo. Nel mondo degli investimenti, Morgan Housel discute anche il ruolo della fortuna e del tempismo nelle decisioni di investimento.
Nonostante sia possibile analizzare i mercati e progettare strategie solide, esistono fattori completamente al di fuori del controllo umano. Talvolta le fortune possono arrivare alle persone al momento giusto, mentre altre possono subire perdite anche con le migliori intenzioni. Housel mette in evidenza che, mentre il successo può anche dipendere dalla preparazione e dalla pianificazione, non si può negare il fattore della casualità. Inoltre, l'autore mette in guardia contro l'eccessivo compiacimento nell'attribuirsi il merito per i successi finanziari, poiché potrebbero derivare semplicemente da una serie di eventi favorevoli. Questa consapevolezza aiuta a mantenere una mentalità umile e a gestire il rischio in modo più efficace, accettando che alcuni elementi rimarranno sempre al di fuori del nostro controllo. Infine, il potere della frugalità e della pazienza. Infine, Housel sottolinea l'importanza della frugalità e della pazienza come virtù fondamentali per costruire ricchezza e raggiungere la felicità finanziaria. Vivere al di sotto delle proprie possibilità e investire saggiamente nel lungo termine sono principi che, secondo l'autore, possono produrre risultati straordinari. La frugalità non implica privazioni, ma piuttosto una scelta consapevole di dove e come spendere il proprio denaro. Inoltre, il concetto di tempo è cruciale. Gli investimenti crescono nel valore grazie all'effetto dell'interesse composto, che richiede tempo per manifestarsi. Housel insegna che abbracciare un approccio paziente e circospetto porta a risultati che spesso superano le aspettative nel lungo termine. Sottolinea che nella società moderna, dove la gratificazione immediata è la norma, ritagliarsi uno spazio per la frugalità e la pazienza è un atto di saggezza e previsione che può fare una differenza notevole nella propria vita. In conclusione, la psicologia dei soldi di Morgan Housel è una lettura fondamentale per chiunque desideri migliorare la propria comprensione del denaro e delle dinamiche emotive che ne influenzano l'uso. Questo libro è adatto non solo a professionisti del settore finanziario, ma anche a chiunque ricerchi una maggiore consapevolezza nella propria vita quotidiana. Al giorno d'oggi è facile cadere nella trappola del consumismo e della ricerca della gratificazione immediata, ma le lezioni di Housel ci invitano a fermarci, riflettere e adattare un approccio più prudente e riflessivo nei confronti delle nostre finanze. Comprendere il valore della frugalità, il potere delle emozioni e la differenza tra ricchezza e reddito non solo aiuta a costruire una base finanziaria più solida, ma offre anche una nuova prospettiva sulla felicità e il successo. Questo libro può apportare enormi benefici alla vita quotidiana, insegnando a gestire le proprie finanze in modo più sano e ragionato. Si rivolge a chiunque si trovi in un percorso di crescita personale e desideri allineare il proprio comportamento finanziario ai propri valori. In un mondo pieno di distrazioni e tentazioni, la psicologia dei soldi offre un faro di saggezza che può guidare le persone verso un futuro più equilibrato e prospero. Se vuoi supportare Morgan Housel, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.